Se qualcuno mi avesse detto soltanto qualche settimana fa che avrei visto Mon Watanabe e Sayaka Mitani abbracciarsi tra le lacrime dopo un match, beh, probabilmente avrei pensato che fosse impossibile, perché la situazione tra le due sembrava ormai arrivata al punto di rottura. Dopo The Conversion, dopo le accuse reciproche, dopo le tensioni che sono aumentate settimana dopo settimana, sembrava che il rapporto tra due delle figure più importanti di Hate fosse ormai completamente compromesso. E invece, il 3 agosto, durante il 5-Star Grand Prix 2026, tutto è cambiato. Dopo una battaglia incredibile, Sayaka Mitani ha teso la mano a Momo Watanabe e Momo, invece di rifiutare quel gesto, ha abbracciato la Phoenix Queen in lacrime. Un momento emozionante, un momento che ha sorpreso moltissimi fan, ma la domanda ora è inevitabile: Saya e Momo hanno davvero fatto pace? Oppure questo è soltanto l'inizio di una nuova fase della loro storia? Prima di parlare del futuro, dobbiamo concentrarci su quello che è successo durante il match del 3 agosto, perché considerando tutto quello che era accaduto nelle settimane precedenti, questo incontro non poteva essere visto come un semplice match del 5-Star Grand Prix. Sulla carta era una sfida importante per il torneo, due wrestler di altissimo livello, due membri della stessa unit, ma nella realtà era molto di più. Era il confronto tra due persone che avevano perso completamente la fiducia l'una nell'altra. Ed è proprio questo l'elemento che ha reso il match così speciale. Fin dall'inizio, infatti, si è percepito qualcosa di diverso. Sayaka Mitani e Momo Watanabe non stavano semplicemente cercando di ottenere 2 punti nel torneo. Stavano cercando di dimostrare qualcosa, chi aveva ragione, chi aveva davvero tradito la fiducia dell'altra, chi rappresentava meglio lo spirito di Hate. E forse proprio per questo motivo il match è diventato così caotico. Come ci si poteva aspettare, entrambi hanno combattuto senza risparmiarsi. E non parliamo soltanto di intensità fisica, parliamo proprio di atteggiamento. Sia Saya che Momo hanno oltrepassato il limite, entrambi hanno utilizzato scorrettezze, entrambi hanno cercato qualsiasi vantaggio possibile. Era quasi come se nessuna delle due fosse ancora interessata a dimostrare di essere la migliore atleta. Volevano dimostrare di essere quella più determinata, quella più spietata, quella che meritava di avere ragione. E poi arriva il momento più importante del match. Momo Watanabe prende una sedia, un'immagine che fa immediatamente pensare a tutto quello che era successo prima, a tutti i dubbi di Sayaka Mitani, a tutti i sospetti nati dopo gli episodi precedenti. Momo Watanabe colpisce la Phoenix Queen. Sayaka Mitani cade. Momo connette la Peach Sunrise. Sembra finita. Lo schieramento sta per arrivare. 1, 2, ma proprio quando sembra che la Watanabe abbia ottenuto la vittoria, arriva l'intervento di Ruaka. L'arbitro viene trascinato fuori dal ring, il conteggio viene interrotto, il caos continua e poco dopo Ruaka colpisce addirittura Momo con la sua classica valigia. Alla fine, dopo tutto questo, nessuna delle due riesce comunque a vincere. Il match termina per time limit draw, un punto ciascuna. Ma il risultato del match in questo caso è quasi il dettaglio meno importante, perché il vero momento decisivo arriva dopo. Quando suona la campanella tutti si aspettano una nuova esplosione. Dopo tutto quello che era successo, dopo settimane di tensioni, dopo gli scontri nel backstage, la cosa più naturale sarebbe stata vedere ancora rabbia, ancora accuse, ancora distanza. E invece succede qualcosa di completamente diverso.
Saya si avvicina a Momo e tende la mano. Un gesto semplice, ma dal significato enorme, perché quella mano rappresenta una possibilità, la possibilità di ricominciare, la possibilità di mettere da parte tutto quello che è successo. Per un momento sembra quasi che la Watanabe possa rifiutare, ma poi cambia tutto. Momo abbraccia Saya e lo fa piangendo, un'immagine completamente opposta rispetto a quella che avevamo visto nelle settimane precedenti. Due wrestler che sembravano pronte a distruggere il proprio rapporto ora erano unite di nuovo. Ma questo significa che la loro storia è finita? Io personalmente non credo. E attenzione, non penso, non perché penso che necessariamente che ci sarà un nuovo tradimento. Anzi, potrebbe tranquillamente essere una vera riconciliazione. Però c'è una cosa da considerare. Nel wrestling, soprattutto quando si parla di stable, il percorso che porta a una riconciliazione è importante tanto quanto la riconciliazione stessa. Saya Kamitani e Momo Watanabe non hanno semplicemente avuto una discussione. No, sono arrivate al punto di dubitare l'una dell'altra. Hanno messo in discussione il valore della compagna. Hanno trasformato la loro alleanza in una questione personale. Ed è proprio questo che rende il loro futuro così interessante. Una possibile direzione potrebbe essere quella dei Goddess of Stardom Titles. Ovviamente al momento non c'è nessuna conferma, ma se la Stardom decidesse di puntare su questa coppia, avrebbe sicuramente una logica. Perché Saya Kamitani e Momo Watanabe non sarebbero una squadra costruita casualmente, avrebbero una storia, avrebbero un passato, avrebbero attraversato una crisi e sarebbero riusciti a superarla. E nel wrestling questo tipo di narrativa funziona molto bene. Una coppia nata da un conflitto spesso ha molto più interesse rispetto a una coppia creata semplicemente perché due wrestler sono forti. Inoltre parliamo di due atlete che hanno già dimostrato di poter stare al vertice della Stardom. La Phoenix Queen è una delle wrestler più importanti di questa generazione. La Black Peach invece è una lottatrice estremamente concreta e talentuosa. Sulla carta è una combinazione estremamente pericolosa, ma questa nuova situazione potrebbe influenzare il percorso di Saya Kamitani nel 5-Star Grand Prix 2026? Secondo me la risposta è probabilmente no, perché una cosa non esclude l'altra. Saya Kamitani può tranquillamente puntare alla vittoria del torneo e allo stesso tempo costruire qualcosa con Momo Watanabe. Anzi, potrebbe essere proprio questa la direzione più interessante. Una Saya Kamitani capace di dominare sia nella competizione individuale sia nella divisione tag team. Una wrestler che dimostra di essere ancora una delle figure centrali della compagnia. Alla fine però la vera domanda rimane solo una. Quello visto il 3 agosto è stato un nuovo inizio? Oppure soltanto una pausa prima della prossima tempesta? Cosa bella è che al momento, entrambe le possibilità sono aperte. Ed è proprio questo il motivo per cui questa storia funziona. Perché non sappiamo cosa succederà. Possiamo solo analizzare gli indizi, possiamo osservare ogni gesto, ogni parola, ogni interazione futura tra Saya e Mo. Perché quando due persone arrivano così vicine alla rottura, anche un semplice abbraccio può avere un significato enorme. E adesso voglio sapere la vostra opinione. Secondo voi Saya Kamitani e Momo Watanabe hanno davvero ritrovato la loro amicizia? Oppure pensate che la Stardom stia preparando qualcosa di ancora più grande? E soprattutto, le vedremo presto all'assalto dei Goddess of Stardom Titles? Fatemi sapere la vostra opinione
qua sotto nei commenti. E come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e continuate a seguire tutti gli approfondimenti dedicati al mondo startup. Noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye!